Ben ritornati su Etica Artistica. In questo video parleremo della nascita del sistema dell'arte contemporanea internazionale. Possiamo dire che le radici del sistema attuale possono ritrovarsi in Francia alla fine dell'Ottocento, quindi negli ultimi decenni, in opposizione alla chiusura e alla rigidità delle organizzazioni statali dell'arte, soprattutto dall'Accademia delle Belle Arti, che è un'organizzazione statale a tutti gli effetti. Questo nuovo sistema, quindi, nasce su iniziativa privata, e questo è fondamentale da capire, in opposizione a un qualcosa di statale e quindi più controllato. Possiamo notare che già intorno al 1830, con la nascita e poi l'affermazione dell'arte romantica, iniziano a mutare un po' i paradigmi e le idee messe in gioco all'interno del sistema dell'arte. E la cosa si nota, ad esempio, dall'utilizzo di due termini diversi, ovvero la distinzione tra il termine scuola è il termine movimento. Mentre il termine movimento rimanda a qualcosa di più dinamico, di nuovo, il termine invece scuola fa riferimento a un sistema più cristallizzato, se vogliamo, quindi un sistema più tradizionale. La scuola, infatti, presuppone prima di tutto un maestro e poi un metodo e dei modelli precisi di riferimento. Il concetto di movimento, invece, è più aperto alle nuove ricerche artistiche e possiamo anche dire che rifugge il concetto di auctoritas. Quello che è fondamentale capire è che l'Accademia delle Belle Arti era una vera e propria istituzione e come ogni istituzione deteneva all'interno delle proprie mani un vero e proprio potere. Questo significa che molto spesso i membri dell'Accademia avevano nelle proprie mani il controllo totale del sistema. Un artista del tempo, quindi, che magari voleva fare carriera, doveva, per entrare all'interno di questo sistema istituzionale, passare tutta una serie di tappe, senza le quali non sarebbe stato mai accettato all'interno del sistema. Doveva, potremmo dire, avere un curriculum simile a quello di qualsiasi altro funzionario di Stato. E la data più emblematica, che rappresenta anche una svolta all'interno di questo sistema, fu il 1855, ovvero l'anno dell'Esposizione Universale di Parigi. Proprio in quell'occasione un tipetto assai simpatico, ovvero il pittore Gustave Courbet, fece installare una selezione delle proprie opere di fronte a quella ufficiale. All'interno di questa selezione di opere c'era anche la famosissima Lo Studio, che era stata appunto rigettata dal salone ufficiale. Avete mai visto dal vivo delle opere di Courbet? Se sì, fatemi sapere cosa ne pensate. E in questo caso, sebbene fu soltanto una scintilla, si nota già come ci fu un'iniziativa privata che si opponeva invece alla strutturazione ufficiale. Ma la data forse ancora più importante è il 1863, anno in cui si svolse l'unica edizione del Salone dei Rifiutati, voluta da Napoleone III. E il pensiero di Napoleone III era: creiamo questo salone dei rifiutati in modo tale da permettere a coloro i quali sono stati rifiutati dai saloni ufficiali di esporre le proprie opere, almeno ufficialmente. In realtà questo salone serviva semplicemente a dimostrare la superiorità dei primi a discapito dei secondi. Infatti la maggior parte degli artisti invitati rifiutò, ma tra coloro i quali mostrarono il coraggio di partecipare c'era un certo Manet, che presentò una delle sue opere più importanti in assoluto, ovvero Colazione sull'erba. Ovviamente Manet era un genio, quindi tutti adorarono fin da subito il suo lavoro e tutti si innamorarono. L'opinione pubblica andò in visibilio e quindi tutto si dimostrò un vero e proprio successo. No, purtroppo no, non andò assolutamente così. Ovviamente anche in quegli anni il pubblico finiva per andare dove veniva indirizzato. Quindi gli artisti esposti all'interno del Salone dei Rifiutati furono considerati dei falliti. Ci fu però una piccolissima minoranza che riuscì a capire in realtà il valore delle opere di Manet e proprio per questo Manet, per quanto il grande pubblico lo considerasse tutto sommato un fallito tra gli altri, riuscì però a diventare il capofila della nuova generazione di artisti indipendenti. Va considerato comunque che questa via indipendente, quindi tutti questi artisti indipendenti come lo stesso Manet, speravano poi di raggiungere una fama tale attraverso le proprie opere, attraverso il proprio lavoro, in modo tale da essere comunque inseriti all'interno dei saloni ufficiali. Quindi va considerato che sebbene questo sistema nasce come opposizione
e, se vogliamo, rottura rispetto ai canali ufficiali, comunque l'aspirazione di questi artisti era quella di essere inseriti all'interno degli stessi canali ufficiali che magari andavano a criticare. Nel caso di Manet questo avvenne, sebbene poco prima della sua morte, perché ricevette la Legion d'Onore. Per molti altri però purtroppo non fu così. E a proposito, come giudicate il lavoro svolto da Manet? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque sia, è proprio in questi anni che nasce un sistema dell'arte che poi sarà molto simile a quello attuale, soprattutto attraverso le intuizioni di uomini come Paul Durand-Ruel, di cui parleremo nel prossimo video. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile. Se è così, non dimenticate di mettere mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere aggiornati sulle ultime uscite. Noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video su Etica Artistica. Ciao!